tutti e benvenuti in questo nuovissimo video a tema Back to School. Per chi non lo sapesse, questo è il secondo video a tema Back to School sul canale, quindi se vi siete persi il primo vi consiglio di dare un'occhiata al mio profilo, o comunque ve lo lascio qui da qualche parte nelle schede. Anche oggi mi vado ad organizzare assieme a voi per il Back to School, solo che è una sorta di seconda parte dello scorso video. Dato che l'inizio della scuola purtroppo si avvicina sempre di più, oggi preparerò assieme a voi lo zaino, vi farò vedere un paio di outfit che ho fatto con i vestiti di Shein e infine durante tutto il video vi lascerò qualche consiglio per lo studio. Apro una piccola parentesi: per chi non lo sapesse, io quest'anno inizierò il quinto e ultimo anno di liceo artistico, il che mi fa molto strano, però continuiamo. Nella prima parte di questo video voglio condividere con voi due consigli che trovo molto importanti per non perdere il proprio ritmo durante l'anno scolastico. Il primo consiglio è sicuramente prendere sempre appunti durante la lezione. Può sembrare banale, però prendere appunti in classe è proprio la prima parte dello studio, cioè lo studio letteralmente inizia in classe, lì, quando il professore spiega. Poi oltre a questo è anche importante segnare cose che dice il professore che magari non sono sui libri, ma questo è un grande classico. Poi se siete sempre attivi a prendere appunti, evitate di annoiarvi e addormentarvi in classe. Magari può capitarvi che alcuni giorni non avrete voglia di prendere appunti, avrete tantissimo sonno, qualsiasi motivo, però nonostante tutto dovete prendere appunti, perché dovete proprio ricordarvi, tenervi a mente che lo studio inizia in classe, quindi in classe farete già un quarto dello studio totale. Il secondo consiglio si tratta di ripassare le cose fatte in classe il giorno stesso, quindi appena arrivate a casa chiaramente mangiate e poi nel pomeriggio iniziate già a sistemare gli appunti presi la mattina stessa. Questo vi aiuterà proprio a smaltire lo studio in vari giorni e non trovarsi quindi il giorno prima dell'interrogazione e della verifica strapieni di cose da studiare da zero. È diciamo una tecnica di studio di giorno in giorno che io trovo molto utile, soprattutto se dovete memorizzare determinate cose. Lo so che quando si arriva a casa da scuola si è molto stanchi, poi chi come me magari ha sport non potrà farlo nel pomeriggio, ma comunque o nel pomeriggio o nella sera vi consiglio di sistemare ciò che avete fatto quel giorno a scuola. Ovviamente non sarà possibile farlo tutti i giorni, però se riuscite meglio. Dopo questi due consigli direi di andare a preparare lo zaino. Lo zaino che andrò ad utilizzare anche quest'anno è proprio questo Eastpak nero, con 3 tasche e la quarta in rete. Lo zaino lo uso praticamente quando ho l'orario definitivo e ormai le lezioni sono ben che iniziate. Infatti i primi giorni o comunque la prima settimana di scuola vado a scuola con questa tote bag nera di Stationery Pal, magari vi lascio il link in descrizione. Molto semplice, dentro ha una tasca molto più piccola per mettere tipo le cuffie e il portafoglio e nulla, la utilizzo quando non devo portare praticamente nulla a scuola. Anche perché non sono molto una fan delle borse per andare a scuola perché i manici mi distruggono le spalle. Posso dire che già lo zaino fa abbastanza. Un consiglio che mi va di condividere con voi è sicuramente quello di preparare lo zaino la sera prima. È una cosa che pure io faccio fatica a fare, lo ammetto. Quindi il consiglio è magari di mettere un promemoria o una sveglia ogni sera che vi dice di prepararvi lo zaino essenzialmente. Se ve lo ricordate di testa vostra ancora meglio, però diciamo che se arriva il promemoria vi sentite un po' obbligati a farlo e credo proprio che inizierò anche io quest'anno. Poi quelle cose che secondo me bisogna avere nello zaino praticamente sempre sono proprio l'acqua e degli snack. Soprattutto come snack possono andare bene merende, dolci fatti in casa, frutta o cose salate. È che tendenzialmente vi direi di evitare le merendine perché non sono proprio sane, diciamo. Poi ovviamente nello zaino è fondamentale praticamente avere qualsiasi cosa per l'igiene personale e la propria salute. Quindi vi consiglio di avere sempre delle pochette con all'interno tutte quelle cose che vi servono, a partire dai cerotti fino ad arrivare ai fazzoletti e i medicinali se ne avete bisogno. Poi io di solito ho anche cose per i capelli, tipo questo mollettone super comodo, soprattutto dato che faccio artistico e disegno, molte volte mi raccolgo i capelli per disegnare. E poi c'ho anche questo pettine piccolo che è sempre meglio di non averlo. E ovviamente non può mancare il deodorante. Poi come altre cose meno rilevanti ho l'ombrello perché il meteo è sempre imprevedibile e ovviamente le mie carissime gomme da masticare. Poi una cosa importante soprattutto per chi va alle superiori è sicuramente avere il portafoglio e i documenti a portata di mano. Una cosa che ci deve essere anche i primi giorni, non solo durante tutto l'anno, è sicuramente un'agenda, un diario o comunque un qualcosa dove scrivete le cose che vi dovete ricordare di fare. E ovviamente se avete carta vi serve anche la penna. Il primo giorno vi consiglio di andare anche solo con una penna mollata nella borsa, giusto per averla. O per chi magari si trova già al quinto anno come me, probabilmente già dai primi giorni iniziano a spiegare, quindi mi servirà l'astuccio. E questo è quello che solitamente metto nello zaino e che bene o male
male c'è sempre. Ora passeremo alla terza parte, ovvero quella degli outfit. Per questa parte dei vestiti ringrazio Shein per avermeli gentilmente inviati e vi farò vedere giusto un paio di outfit. Anche in questo caso, come quando bisogna preparare lo zaino, vi consiglio di mettere la sera prima di andare a scuola un promemoria e una sveglia che vi ricorda di prepararvi anche i vestiti che vi volete mettere il giorno dopo. Basta anche solo mettersi un promemoria e una sveglia dove si scrive di preparare sia lo zaino e l'outfit. Come base per entrambi i miei outfit vado ad utilizzare questi pantaloni a zampa in jeans nero che dietro hanno questa decorazione molto carina con questi strass e questo ricamo. Davanti si presentano così e hanno un po' le parti decolorate. Come primo outfit, partendo dai pantaloni che avete appena visto, sopra pensavo a questa canottiera con il pizzo, ovviamente nera, molto carina, molto semplice e adatta soprattutto al caldo che fa ancora a settembre purtroppo. Poi per il secondo outfit, tenendo sempre i pantaloni di prima, sopra avrei questa maglietta diciamo con le spalline che vanno un po' in diagonale e ha un po' queste pieghe di tessuto, sempre molto sobria ma soprattutto più coprente della canottiera. Se volete acquistare da Shein vi lascio il mio codice sconto che potete utilizzare sui vostri acquisti e ovviamente ringrazio Shein per avermi inviato questi vestiti. Ora passiamo alla quarta e ultima parte di consigli sullo studio. Il penultimo consiglio che vi voglio dare riguarda l'organizzazione. Infatti l'organizzazione permette di bilanciare la scuola, lo studio e lo sport al tempo libero. L'organizzazione non è neanche facile da strutturare, io ancora faccio fatica ad organizzarmi. Nel mio caso però faccio anche sport, quindi ovviamente l'organizzazione di qualcuno che fa attività sportiva oltre alla scuola e chi non la fa è diversa. Però in generale l'organizzazione è proprio un qualcosa di soggettivo e personale, ognuno ha le sue esigenze che sono diverse. Il mio consiglio è magari quello di utilizzare il calendario, che sia un calendario cartaceo o un'app. Il calendario vi aiuta veramente a capire cosa dovete fare quel giorno ed eventualmente con che ordine farlo. Quindi sì, vi consiglio l'utilizzo del calendario, va benissimo anche mensile, settimanale, però il meglio lo ottenete con il calendario giornaliero. Magari è più comodo il calendario digitale, perché avete la visione sia annuale, mensile, settimanale e giornaliera. Vi faccio un esempio che magari vi lascio la foto anche qui. Organizzate una giornata tipo così. Segnate le ore di scuola, le ore di pausa, per chi ce le ha le ore di attività sportiva, poi le ore di studio e le ore di tempo libero. Però ripeto, l'organizzazione è un argomento complicato e personale, quindi ognuno di voi deve capire di cosa ha bisogno e come organizzarsi. E infine l'ultimo consiglio che vi voglio dare riguarda proprio lo studio ed è quello di riuscire a trovare il vostro metodo di studio efficace, quello che effettivamente funziona per la vostra mente. Tuttora io sto cercando il mio metodo di studio, quindi è una cosa che potrebbe andare avanti anche anni, però il punto è proprio andare a provare vari metodi finché non si riesce a trovare qualcosa che funzioni. E aggiungo che per ogni materia potrebbe cambiare il metodo. Facendo un esempio banale, da matematica a storia il metodo è sicuramente diverso. Io ora ve ne elencherò solo 3 che ho trovato sui social e che voglio provare, ma i metodi sono svariati e potrebbero anche non essere scritti da qualche parte e quindi li dovete scoprire voi con la vostra mente. Quindi per quanto riguarda i metodi di studio si potrebbe aprire un vaso di Pandora. Il mio consiglio è comunque sempre di provare a cercare, soprattutto in questi anni che vanno molto i social come YouTube, TikTok, ci sono molte pagine come la mia che danno consigli sullo studio e magari ogni tanto svelano dei metodi, quindi vi invito a dare un'occhiata ai social comunque. E ovviamente ripeto, dovete trovare quel qualcosa che funziona effettivamente per la vostra mente. Il primo metodo che vi consiglio è il metodo Pomodoro. Probabilmente l'avrete già sentito e solitamente viene utilizzato quando si hanno tanti argomenti da studiare oppure quando bisogna avere una concentrazione continua. La tecnica del Pomodoro consiste nel scegliere la materia che si deve studiare o comunque i compiti da fare, perché non è solo per lo studio, impostare un timer tra i 30 e i 40 minuti, studia o fai i compiti durante tutta la durata del timer finché non scatta la fine, senza distrazioni, solo concentrazione pura. Poi quando finisce il timer ne impostate un altro di 10 minuti che sarà la vostra pausa. La pausa può includere andare a mangiare qualcosa, bere qualcosa, alzarsi dalla scrivania, solitamente qualsiasi cosa che sia evitare di utilizzare il telefono, perché potrebbe togliervi la motivazione di andare avanti. E poi finita la pausa si ricomincia, si reimposta il timer da 30 a 40 minuti, si studia e un'altra pausa e così via, finché non finite le cose da studiare o da fare.
Il secondo metodo che vi voglio consigliare è il metodo blurting, tecnica utilizzata soprattutto quando si vuole imparare a memoria più cose o più punti chiave, e consiste nello studiare, quindi dare una prima ripassata dell'argomento che si sta facendo. Personalmente consiglio di farlo a argomenti e non proprio magari a capitoli interi, ora capirete perché. Dopo aver fatto la prima ripassata si chiude il libro, gli appunti, quello che stavate guardando, si va a prendere un foglio, una penna e si va a scrivere tutto quello che si ricorda, senza guardare gli appunti, niente, proprio tutto quello che la nostra memoria ha immagazzinato. Probabilmente mancheranno dei pezzi ed è proprio a questo che serve la tecnica. Dopo aver scritto sul foglio quello che si ricorda, si riaprono gli appunti, il libro, quello che si sta usando, e si fa quindi un confronto tra i due e si vede sul foglio cosa manca, quali sono quelle cose che non mi sono ricordata. Quindi si prende una penna di un altro colore, quindi un colore diverso, e si aggiunge a quello che avevo scritto prima quello che mancava. Così ottengo una sorta di appunti dove riesco a capire cosa già mi ricordavo e cosa no, e li andrò a ripassare anche nei giorni successivi. Questo mi incuriosisce molto, quindi credo che quest'anno lo proverò sicuramente. E come ultimo metodo di studio vi consiglio il metodo Feynman. Questa tecnica è solitamente utilizzata per le interrogazioni e le materie discorsive e aiuta molto a capire i collegamenti tra le cose, ma soprattutto a formulare un discorso. Quindi la tecnica Feynman consiste nello studiare inizialmente, più che ripasso già uno studio un po' più approfondito, e poi provare a spiegare a voce, come se si avesse un bambino davanti, quindi a parole semplici, ovviamente non troppo semplificato, l'argomento che si sta studiando, senza però avere né appunti nel libro sotto agli occhi. Quindi anche qui si va a richiamare la propria memoria. Anche questo ovviamente consiglio di farlo a porzioni, perché dopo che si è fatto questo discorso a questo bambino immaginario, si cerca di identificare cosa non hai detto, quindi quelle cose che ti sei dimenticato di dire, e si va a vedere appunto sugli appunti o sul libro, e allora si va a ripetere quello che non si è detto. Ripeto, è molto discorsivo, quindi è adatto per le interrogazioni. E questi erano tutti i miei consigli. Siamo giunti al termine del video, spero ovviamente che vi sia piaciuto. Se sì, non scordatevi di lasciare un mi piace. Spero davvero di aiutarvi nell'organizzazione del vostro back to school, e fatemi sapere qui sotto nei commenti che anno inizierete a settembre. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao!